Ciao a tutti amici di gamescollection.it, qui è il vostro Ahmed DJ. Sono qua oggi per farvi un altro unboxing di una limited edition esclusiva per il mercato giapponese. Oggi parliamo di Project X Zone o Project Cross Zone, a seconda di come lo vogliate chiamare, che è un gioco di prossima uscita sul mercato americano e europeo. In Europa, se non sbaglio, esce il 5 luglio, qualcosa del genere. In Giappone invece è uscito l'anno scorso, a ottobre dell'anno scorso. E niente, questo gioco per 3DS, appunto esclusiva, prevede una limited edition che purtroppo per noi Namco Bandai ha deciso di dare solo al mercato giapponese e solo a quello americano. Quindi noi poveri europei non abbiamo nessuna limited edition, quindi ho preordinato il gioco nell'edizione standard europea e mi sono comprato la limited edition giapponese. E niente, passiamo subito all'unboxing. Allora, questa è la custodia, diciamo. Abbiamo un box piuttosto grosso, più grosso di quello di una custodia normale per un gioco del 3DS, e subito in copertina vediamo un po' dei personaggi presenti all'interno del gioco, che vi ricordo è un grossissimo crossover tra i personaggi di Capcom, Namco Bandai e Sega. Il gioco è un RPG strategico a turni, dove appunto abbiamo i personaggi di queste tre grandissime case videoludiche giapponesi. Questo è appunto il fronte con la copertina. Poi abbiamo il retro con alcuni screen di gioco, e la copertina è di cartone, quindi niente di che. Adesso andiamo ad aprirla, fare un po' con calma. L'ho comprata dal Giappone all'incirca sui 30 sterline, l'ho pagata, ed era listata su Amazon come usata, e invece con grande meraviglia e stupore il gioco è ancora incelofanato, quindi è nuovo. Come potete vedere ha ancora il cellophane sopra, e non ho intenzione di aprirlo, anche perché, come ben sapete, il 3DS appunto non è region free e ho già preordinato la versione europea da giocare, quindi questa qui la terrò chiusa. Il gioco, niente, la copertina è uguale a quella che si trova sulla confezione esterna, e il retro anche, ci sono esattamente gli stessi screenshot, a parte che nel box vengono anche elencati i contenuti all'interno, contenuti della limited edition appunto. Quindi questo è il gioco in sé. Non ve lo sto a aprire, tanto ci sarà semplicemente la cartuccia e nulla di più. Sento che è molto leggero, il libretto di istruzioni probabilmente sarà deludente, quindi non ve lo faccio neanche vedere. Poi abbiamo il CD della colonna sonora, che appunto si chiama Project Cross Zone Crossover Soundtrack CD, quindi classico. E sul retro abbiamo la lista di tutte le tracce della colonna sonora, molte delle quali scritte in giapponese, e sono divise per tipologie, per giochi, per case, di la verità. Queste sono tutte le tracce tratte dai giochi Capcom, tutte le tracce tratte dai giochi Sega, Namco Bandai, e infine tutte le tracce originali composte solo ed esclusivamente per questo gioco. Quindi questo CD della colonna sonora. Poi abbiamo una bellissima pubblicità con questa, immagino, cantante giapponese che suppongo abbia cantato, composto, qualsiasi cosa, il tema principale del gioco. Infatti qui troviamo il logo del gioco, e dice che tipo il singolo è on sale, quindi in vendita dal 31 ottobre 2012. Ci interessa poco e niente. E infine tiriamo fuori l'ultima cosa all'interno del box, ovvero l'artbook, che viene chiamato Appearance Work Guidebook. E niente, ancora in copertina troviamo i vari personaggi, gli stessi che ci sono sulla copertina del gioco e del box,
e dentro poi troviamo invece molte illustrazioni, anzi le illustrazioni di vabbè, a parte un sacco di scritte in giapponese, solite scritte, è tipo un indice, abbiamo la descrizione di ogni singolo personaggio che troviamo all'interno del gioco, quindi partendo da Chris Redfield e Jill Valentine di Resident Evil, e di ogni singolo personaggio che troviamo nel gioco divisi per casa. Infatti vedete qui nel bordo abbiamo le pagine colorate in modo diverso, si parte da Capcom, cioè pagine gialle, poi Sega che sono le pagine azzurre e infine Namco Bandai che sono quelle arancioni. Quindi sì, abbiamo una descrizione con screenshot in game di ogni singolo personaggio e uno screenshot di solito tratto dal gioco di origine. Infatti adesso molti di questi personaggi purtroppo non li conosco, però suppongo che arrivino tutti da giochi piuttosto famosi, come ad esempio qui abbiamo Morrigan, appunto abbiamo il screenshot da Darkstalker, abbiamo Ryu e Ken, appunto con screenshot di Street Fighter 4 e così via. L'artbook è molto carino, è molto colorato, ci sono un sacco di scritte, purtroppo non sono in grado di potervele leggere e dirvi a cosa si riferiscono, di cosa riguardano, però sembra ben fatto. Le pagine fuori sono patinate, all'interno sono pagine più ruvide, più da rivista che da artbook, però è molto 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 ben fatto. Infine abbiamo anche perché ci sono un po' di personaggi, c'è qualche personaggio originale all'interno del gioco, quindi non proveniente da nessun altro titolo che sia Sega, Capcom o Namco Bandai, ma appunto disegnati originariamente solo per questo gioco. Abbiamo appunto lo sviluppo dei singoli personaggi. E direi che questo è tutto. Ricapitolando, all'interno della scatola di cartone per 3DS abbiamo il fantastico artbook che è molto valido, ovviamente non è una limited ampia perché comunque è un gioco per 3DS, ma comunque molto valida soprattutto per il prezzo a cui si trova online. 30 pound sono 35 euro, direi che è un affare. Quindi artbook, colonna sonora con tracce da 3 differenti case più le tracce originali, spam della tizia che non ci interessa, ma il gioco vero e proprio. Come vi ho già detto, purtroppo il 3DS non è region free, quindi questa limited non potete giocarla sul vostro 3DS versione europea, ci toccherà aspettare luglio per poter giocare alla versione localizzata nella nostra lingua, anche se non so se è veramente localizzata in italiano o solo in inglese, comunque almeno in una lingua comprensibile. Questo è tutto, grazie, arrivederci al prossimo video, ciao a tutti!